Salve a tutti. E allora andiamo a vedere un tipo di modifica che andiamo a mettere sul 500. In questo caso verrà fatto 700 come cilindrata. E allora, in questo caso si va a montare questo tipo di testata che è della Panda. Quindi si andranno a fare delle modifiche, di togliere le guide e modificarle per andare a montare le valvole da stelo 7, che in questo caso saranno 36-30 da montare, contro gli originali 28, 34 e 5, 34 in questo caso. Ma quello che andiamo a fare in questo video è andare a fare un confronto sia per sfruttare intanto l'inizio del condotto per com'è questa qua sdoppiata, e poi la andiamo a confrontare sempre con un altro tipo di testata che è sempre della Panda, modificata, ritagliata, quindi tolta tutta la parte delle astucce, dove qui c'è un gommino che di solito poi si asciuga sempre e inizia a perdere sempre olio. Quindi questi basta cacciarlo un po' giù e si tolgono. Verrà poi fatta soltanto una modifica di andare ad aumentare la sezione di passaggio per mettere le cannotte quelle con la molla, per evitare proprio l'abbassamento della testata e compensare l'altezza come spazio. Quindi si può fare o in questo sistema per andare a montare i convogliatori, quello originale della 500, oppure se uno in base a come ha la conformazione della macchina andare a togliere, cioè lasciare questo, però andare a modificare i passaggi qua interno. Ma sarebbe bene, dopo fatta la modifica, ritagliarla un po' tutta così per mettere i grembiali, quelli originali. Poi questa qua la andiamo a sfruttare, visto che è stato fatto un discorso di lavorazione con le guide decentrate. Vedete che sono decentrate come guide, e i condotti lavorati. Non so se nemmeno qualche volta l'avevo fatto io questo tipo di intervento, comunque non mi ricordo più, ormai questa era ferma soltanto perché su queste testate Panda si vanno a creare questi problemi che si vengono a trovare spaccati qui sulla testata. In questo caso vediamo se riesco a fare vedere. Vedete questa lesione che c'è dove c'è la candela? E a volte basta una piccola lesione, uno poi va a creare una saldatura e aumenta ancora, quindi c'è da andarla a riprendere tutta, cioè scavare qui, saldarla tutta per bene. Ma ripeto, come questo tipo di testata di Panda si vanno a trovare due tipi di testate come materiale. Vediamo se qua lo vado a vedere. Questo è un S1 come sigla, e qua c'è invece un 03. Ma in alcuni casi va a cambiare il materiale della lega, della fusione. Ci sono quelle che sono, come in questo caso, dovrebbe essere così, se non ricordo male, che sono un po' più contenenti e hanno un po' di silicio in più, quindi tendono queste testate a avere questo tipo di lesione. E poi anche nella lavorazione sono abbastanza abrasivi, cioè è polveroso lo smeriglio creato qua. Non è come le 500, le testate 126 che hanno un tipo di lega che è molto più morbido. Questo è un po' che si sbriciola troppo facilmente, quindi tende a spaccare anche per questo tipo di motivo che va a creare questo tipo di lesione sulla candela. E qua poi vediamo che è stata lavorata e la andiamo a sfruttare soltanto per fare un confronto poi di flussaggio. Queste sono 34, 33, 39 come valvola, e a parità di camera andiamo a vedere se con questa configurazione quanto tira poi alla fine come flussaggio, andando a mettere qui le valvole 36-30 per vedere un po' la differenza di flussaggio, come, che cosa va a comportare.
giustamente sarà fatto nell'altro video dove che andiamo a montare un po' le guide, faremo anche la sistemazione dei condotti e più o meno andiamo a fare un confronto, diciamo, alla pari come lavorazione di interno. Cambieranno soltanto i passaggi sede valvole e vediamo un po' quello che va a incidere rispetto a questo tipo di testata. E in questo caso poi il pistone del biella, questo è soltanto figurativo, in che senso che ci servono i dati della biella e del pistone per andare a fare poi l'equilibratura, perché una volta che questo verrà tolto i tappi per andare a pulire l'interno, che ci sarà sicuramente da andare a pulire, sfrutteremo le pulegge in acciaio con lo spingidisco. Questo è uno spingidisco forse del Fire che va a montare, perché stanno montando questo per avere un appoggio di frizione in più, quindi il disco è molto più ampio come appoggio e visto che verrà poi montato come 700 di cilindrata avrà più bisogno di pressione come tenuta di frizione. In questo caso si dovrà modificare l'interno perché non va a entrare il pacco molla che anti, diciamo, dei contraccolpi che riceve la frizione, quindi è più morbida nello staccare. Però dobbiamo fare la modifica perché non va a entrare dentro, in questo caso si muove. Poi si andrà a effettuare anche il tipo di lavorazione sul collettore, perché questo tipo di collettore sono, vedete, sempre grezzi all'interno perché sono usciti soltanto di fusione e lavorate soltanto nelle parti di accoppiamento con la testata e con i carburatori. In questo caso dobbiamo poi vedere di andare a lavorare la parte interna per adeguare i passaggi dei condotti e adeguarli al tipo di testata e vedere di poter andare a fare in modo che si vada a perdere il meno possibile. E su questa poi, con le guide cambiate, come abbiamo detto, per poter montare questo tipo di valvole, taste rosette, che poi ce n'è due tipi. Questa è la figura piana delle valvole, questo tipo è un po' più alleggerito, ma perché già sono da 39, vedete la differenza che si va a creare. Va bene, di questo tipo di puleggia anteriore ne abbiamo diverse configurazioni secondo il tipo di peso che ci serve da andare a togliere per fare l'equilibratura. In questo caso, se andiamo a montare dei pistoni stampati e sono più leggeri, oppure un altro tipo di biella che come in questo caso sono più rinforzati, ci serve un po' di materiale da poter togliere in più, quindi a volte si cerca di montare una puleggia da 140 proprio per avere più disponibilità di materiale da andare a togliere. E poi una volta trovata il giusto dimensionamento si può anche appiattire leggermente come spessore. Tutto dipende dal tipo di contrappeso che vogliamo dare all'equilibratura che andiamo a fare, perché anche sul volano in questo caso vedete che è abbastanza pesante come peso, quindi tutto questo materiale come spessore dietro la corona lo andiamo quasi a togliere, nel senso che lo portiamo a questa altezza qua, quindi andiamo a togliere circa 8 mm in altezza, lo porteremo a questa misura perché per un uso stradale sportivo, diciamo, già questo tipo di materiale si va a togliere proprio perché andiamo a dare più accelerazione al motore e nello stesso tempo ha bisogno di meno frenata, quindi non è soltanto che va a cambiare l'accelerazione ma anche la frenata. E in questo caso, come è successo a me una volta, cambiando tipo di motore andiamo andando a mettere un volano così più pesante, se non siamo abituati alle prime frenate la macchina tende ad allungare la frenata, quindi può comportare anche a portarci ad avere un allungamento di frenate e si può andare pure a sbattere, proprio perché se siamo abituati a camminare con un volano più leggero che
decelera molto rapidamente, quindi ci fa da freno motore. In questo caso non lo va a fare. Questo ci aiuta soltanto in linea di massima, in base al tipo di cambio che andiamo a montare, se vogliamo avere più sostegno in salita. Quindi in salita abbiamo sostegno perché c'è una massa in rotazione che fa forza centrifuga e ci aiuta nelle cambiate delle marce, quindi ne va a rallentare un po' di meno, quindi dà sostegno al motore a non scendere giù di giri. Ma una volta che andiamo a montare dei pistoni 700 con delle valvole, con degli abbracambi un po' più spinte, ci serve un po' a non avere tutto questo peso proprio perché non ci va ad aiutare in questo caso. D'accordo, fatte alcune modifiche, vediamo nel prossimo video. Andiamo a fare quel tipo di lavorazione che farò vedere. Questa testata a confronto anche non come lavorazione, perché bene o male già qui lo andiamo a vedere che cosa comporta. Delle sete di andare a cambiare diversamente come sezione, e anche le guide verranno da 7 mm come in questo caso, non decentrate perché non c'è bisogno. Con la 3630 che andiamo a montare qua non c'è bisogno di decentrare le guide, o al limite in qualcuna forse andavo io a decentrare soltanto quella di scarico, ma di 1 mm, non tanto come questa qua. Però quello che andiamo a fare è questo: delle sete diverse, le guide queste sono decentrate ma non lo andiamo a mettere, e andiamo a fare questo tipo di confronto di flussaggio e avere una valutazione in più, anche se poi questa testata è un po' ferma per questo tipo di lavoro di materiale un po' che si vanno a spaccare, quindi questo tipo di intervento è stato fatto poi dopo, e quindi si deve riprendere tutta per andare a chiudere qua. Ok, ci aggiorniamo nel prossimo video allora.